Allora, partiamo subito dalle basi, quindi l'avvio del lavoro. Prendete il filo in questo modo. Il metodo più semplice che ho sempre utilizzato io è fermo il filo, faccio girare attorno alle dita, dopodiché prendo l'uncinetto, entro sotto il primo filo, aggancio il secondo filo e tiro fuori in questo modo. Tolgo l'uncinetto, entro, prendo il secondo filo e tiro, semplicemente così. Dopodiché tiro e accorcio il cappio. Ovviamente qua vedete tantissima codina perché ve l'ho fatto molto lentamente. Quando poi imparerete a farlo molto bene, allora potete farlo anche su un dito, entrando dentro, prendendo e riprendendo e tirando. E pian piano che diventate pratici accorciate anche il filo. Ora, una volta che abbiamo il nostro cappietto, vediamo come fare la catenella, che è la base di quasi tutti i lavori. Quindi ho la catenella, carico il filo, prendo la base della catenella e faccio scorrere piano piano il cappio dentro al buchetto. Di nuovo carico il filo e faccio uscire fuori, carico il filo e faccio uscire fuori, carico il filo e faccio uscire fuori. Faccio ancora una volta, carico il filo e faccio uscire fuori. Ora, la catenella ci servirà per tutti i lavori lineari, quindi dentro le catenelle noi andiamo a fare i punti. Tuttavia, c'è anche un altro modo per cui poter usare le catenelle. Molti dicono di avere difficoltà a fare il cerchio magico, cosa che ho anch'io. Io tuttora non ho mai imparato a fare il cerchio magico. Ovvio a tutti i problemi con le catenelle, quindi faccio le mie catenelle, poi entro con l'uncinetto nella primissima catenella che ho fatto, in questo modo, carico il filo, lo faccio passare esattamente come per fare una catenella e poi faccio passare di nuovo senza caricare il filo, in questo modo. Qua abbiamo il codino che ci si sposta. A questo punto faccio la mia doppia catenella che mi sostituisce eventualmente una prima maglia alta del lavoro che devo fare. Ne faccio solo una se devo sostituire un punto basso. Carico il filo e lavoro dentro a questo anellino che mi si è creato esattamente come se fosse un anello magico. Vedete? Molto molto semplice, l'effetto è lo stesso, l'unica cosa che cambia è che l'anello magico si adatta in base alle maglie che ci fate dentro, mentre se usate questo metodo dovete decidere se la partenza è molto piccola e il filato è molto piccolo, magari fai 3 o 4 catenelle da chiudere insieme. Se sai che devi fare 20 maglie alte dentro al cerchio magico, magari fai 5 o 6 catenelle in modo da avere il cerchio un pochino più largo. Quindi l'adattamento in base alle maglie che dovete andare a farci dentro deve essere preventivo all'inizio del lavoro, mentre con il cerchio magico questo si adatta a qualsiasi cosa ci fate dentro. Però non è assolutamente un limite. Io in tutti i lavori che ho fatto, compresi gli amigurumi, ho sempre utilizzato questa tecnica, non ho mai fatto il cerchio magico. Infatti se vedete i miei tutorial sono tutti così. Spero di esservi stata utile, vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video. Grazie e buona giornata.